Tales by Love episodio 13. Allora, come vi ho anticipato nell'episodio precedente dove vi parlavo di questo fotolibro che mi sono fatto e dove tra l'altro vi davo un codice sconto molto utile per poter stampare i vostri fotolibri a un prezzo conveniente, in questo episodio voglio parlarvi di uno dei miei posti preferiti della costa sud di Islanda, che è l'enorme campo di lava ricoperto di muschio verde che circonda la città di Kirkjubæjarklaustur, che è il posto dove nel febbraio dell'anno scorso ho scattato questa foto qua. Ora, questo posto è spettacolare per diversi motivi, tanto per cominciare ovviamente per come appare, perché ovviamente è bellissimo e surreale, ma soprattutto è improvviso, nel senso che tu quando guidi, tutto ad un tratto ti trovi catapultato in questo scenario che sembra tratto da un libro fantasy. E tipicamente uno si guarda intorno e dice: ma dove sono finito? Che cosa sta succedendo? Com'è che all'improvviso il paesaggio è diventato così? Una cosa particolare è che questo tipo di paesaggio è particolarmente bello quando il tempo è brutto. E questa non è una cosa così insolita nel nord Europa, ci sono un sacco di posti che per assurdo sono più belli col brutto tempo, tra virgolette, rispetto che durante le giornate di sole. Io questo posto qua lo vedo tantissime volte nel corso di un anno e vi posso assicurare che quando c'è il sole non mi scomodo neanche a tirar fuori la macchina fotografica, perché quando lo si trova con le nuvole o col tempo brutto, magari con la nebbia, è di una bellezza talmente superiore che quasi non vale la pena fare le foto quando c'è il sole, diciamo, no? E se vogliamo questa è un po' una delle strane lezioni che ti dà il nord Europa, perché ci sono tanti posti che sono più belli quando il tempo è brutto e allora ti viene da chiederti: ma è davvero brutto il tempo nuvoloso con la pioggia? Non lo so, comunque queste paranoie mentali da amanti del nord Europa. Dicevo però, quando uno vede la bellezza di questo posto decide di andare oltre, si informa un po' e scopre la storia di questo posto, che è ciò che la rende ancora più affascinante. Vi dicevo, tra Vik e Skaftafell si trova un unico piccolo villaggio che si chiama Kirkjubæjarklaustur, ovvero chiesa, fattoria, chiostro, il che banalmente suggerisce che in questo luogo ci fossero contadini, suore e preti, cosa dimostrata peraltro da una serie di luoghi nelle vicinanze che prendono il nome dalle suore che abitavano questo posto, quindi Sistravatn, il lago delle sorelle, Sistrafoss, la cascata delle sorelle, Sistratapi, la rupe delle sorelle, e ognuno di questi posti c'ha la sua storia particolare, non entriamo nel dettaglio. Vi basti pensare che nel 1783 questo posto fu teatro di una delle peggiori eruzioni vulcaniche della storia dell'umanità. Sto parlando dell'eruzione del vulcano Laki, un vulcano che sta circa 40 km più a nord all'interno dell'Islanda, e che all'improvviso quell'anno si risvegliò creando un'eruzione disastrosa, talmente disastrosa da decimare la popolazione islandese, oscurare il sole, creare una carestia gigantesca e di fatto stravolgere il clima d'Europa, creando quella che fu una piccola glaciazione e una gravissima carestia non solamente in Islanda ma in tutta Europa, al punto che c'è chi sostiene che questa eruzione vulcanica abbia creato le condizioni di povertà, squilibrio sociale, carestia che sono state alla base dello sviluppo della rivoluzione francese. E se ci pensi fa veramente strano collegare questo bellissimo campo di lava con la presa della Bastiglia e col fatto che dopo la rivoluzione francese tutto il mondo sarebbe cambiato, l'Europa sarebbe stata stravolta e che tutto questo è partito da un vulcano islandese. Strano se ci pensi. Ma come sempre ciò che è ancora più affascinante rispetto alla storia sono le leggende, e a tal proposito nell'ultimo viaggio che ho fatto in Islanda ho avuto la fortuna di avere come compagno di viaggio un ragazzo appassionato di letteratura che si chiama Matteo. Ciao Matte, ti saluto, e che mi ha fatto un regalo straordinario, cioè mi ha fatto conoscere questo libro che non conoscevo, che è L'Atlante leggendario delle strade d'Islanda, che sostanzialmente prende ogni regione di Islanda e ne racconta le varie leggende. Dovete sapere che l'Islanda è un posto dove ogni singolo villaggio, ogni singola cascata, ogni singola rupe ha la sua singola leggenda, ha la sua storia particolare, e ovviamente non fa eccezione Kirkjubæjarklaustur con la sua eruzione vulcanica apocalittica. E a tal proposito entriamo nel merito della leggenda della cosiddetta Messa del Fuoco. Piccolo passo indietro: chi ha costruito Kirkjubæjarklaustur ovviamente sapeva bene che lì vicino c'era un grosso vulcano, ma ha costruito il villaggio in una zona che normalmente non sarebbe stata coinvolta dalle colate laviche, che tipicamente sarebbero andate a est e a ovest del villaggio. Così fu anche nell'occasione dell'eruzione del 1783, se non fosse che questa eruzione fu talmente forte che la lava prese all'improvviso una strada diversa e arrivò a minacciare pesantemente il villaggio. Diverse fattorie furono bruciate, molte persone persero tutto e l'intero villaggio si trovò dopo un paio di mesi di eruzione a vivere una situazione tragica, dove avevano lava a destra, lava a sinistra, lava davanti e dietro il mare, quindi sostanzialmente stavano nel loro villaggino
ad aspettare una fine tragica. E come sempre nelle situazioni più drammatiche spunta l'eroe della situazione, che in questo caso è il reverendo Jon Steingrimsson. Questo reverendo, di fronte a questa situazione di tragedia imminente, convocò tutto quanto il paese in chiesa per recitare una messa specifica per quella situazione. E tutto il paese, sotto la guida del reverendo, pregò con tutto il proprio cuore Dio di fermare la lava, di fermare l'eruzione, di salvargli la vita sostanzialmente. Ecco, con grande sorpresa di tutti quanti gli astanti, i fedeli uscirono dalla chiesa e constatarono che effettivamente la lava si era fermata a pochi metri dalla chiesa. Tutti quanti gridarono al miracolo, il reverendo divenne l'eroe nazionale, a lui fu dedicata una cappella e di fatto c'è ancora oggi la sua tomba nel cimitero di Kirkjuberg-Klostur, ed è così che quella messa in particolare passò alla storia come la messa del fuoco, perché grazie a quella messa si dice l'eruzione è stata fermata. In tutto questo contesto eccezionale di prodigi miracolosi, storie, preghiere, misticismo, si colloca la mia umile fotografia che vuole raccontare un pochettino l'atmosfera spettrale, mistica e surreale, se vogliamo, che accompagna questo posto, perché la cosa incredibile è che se voi guardate Google Maps vedete chiaramente che il villaggio di Kirkjuberg-Klostur è circondato da questo campo di lava su tutti i lati e che per qualche motivo il villaggio è stato salvato. E quindi, come in ogni leggenda che si rispetti, ti resta il dubbio se è una cosa vera, se è inventata, dove è la leggenda, dove è la realtà, ma quello che comunque in ogni caso è vero è che dopo questa eruzione Madre Natura in 300 anni lentamente, con pazienza, creò un vero e proprio capolavoro, cioè ricoprì di un muschio verde, verdissimo, soffice e particolarmente spesso tutta quanta la colata lavica. Però c'è una cosa importante da sottolineare. Nella fotografia di cui vi sto parlando vedete che c'è una stradina che nella fotografia io ho utilizzato come elemento compositivo per attirare l'attenzione dell'osservatore della foto all'interno della scena e creare un senso di coinvolgimento. Ok, questa è la parte artistica, però c'è una parte naturalistica che è molto importante, cioè questo piccolo sentierino è stato creato per far sì che i turisti come me e come voi possano andare a vedere questo campo di lava senza rovinarlo, perché capite che se noi ci mettiamo a camminare con i nostri scarponcini duri su questo bellissimo muschio lo andiamo a distruggere e Madre Natura, ripeto, ci ha messo 300 anni a costruirlo. Per cui, come tutte le cose belle di questo pianeta, sarebbe bene averne cura, sarebbe bene averne rispetto. Quindi, per concludere questa storia, se vi capitasse mai di vedere questo posto bellissimo, se vi capitasse di viaggiare in Islanda nella costa sud, godetevi in pieno la bellezza del campo di lava e dell'eruzione del Laki. Oltre a questo, magari sperate che faccia brutto tempo, così da potervi godere meglio l'atmosfera spettrale, l'atmosfera mistica e leggendaria di questo posto, e soprattutto godetevi un piccolo momento di vita contemplativa, perché dopo tutto, se in questo posto le preghiere sono state in grado di fermare una delle più grandi eruzioni vulcaniche della storia dell'umanità, magari nel vostro caso possono aiutarvi a, chissà, realizzare qualche piccolo sogno delle vostre vite. E quindi quella che per il reverendo divenne la messa del fuoco, per voi può diventare qualunque cosa e chissà, magari sarete proprio voi a scrivere la prossima leggenda su questo posto incredibile. Da Kirkjuberg-Klostur è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.